Siamo alla corte di Mantova ai primi del 1600. A palazzo c'era un gran fermento. Si preparava il matrimonio tra il principe Francesco e Margherita di Savoia. Al compositore di corte, Claudio Monteverdi, fu commissionata un'opera per l'occasione, l'Arianna. La protagonista sarebbe stata Caterina Martinelli, una giovane cantante che studiava a casa di Monteverdi. Aveva 18 anni, era chiamata la Romanina. Infatti era originaria di Roma e a scoprirla era stato un cantore della Cappella Pontificia, il mantovano Giovan Paolo Facone. L'aveva udita cantare in strada quando ella aveva solo 13 anni. Caterina era stata subito invitata alla corte dei Gonzaga e una volta a Mantova era diventata l'allieva prediletta di Monteverdi, la sua Arianna. Ciao, io sono Francesco e sul mio canale parlo di musica antica. Ti invito a iscriverti al canale e a recuperare tutti i miei video precedenti. La Sestina di Monteverdi, Lagrime d'amante al sepolcro dell'amata, è un ciclo di 6 madrigali pubblicati nel sesto libro dei madrigali del 1614. Nel Cinquecento il madrigale era un genere polifonico molto diffuso, era un raffinato intrattenimento musicale e tra 500 e 600 vennero stampati più di 40.000 brani, divisi in libri parte come questi. Ognuno cantava la propria voce, dando vita a un intreccio musicale che rappresentava il testo poetico. Se seguite il mio canale sapete già di cosa parlo, ma presto faremo qualche esempio. La Sestina di Monteverdi rappresenta il tema della morte. In questo ciclo di 6 madrigali, il pastore Glauco piange sulla tomba della sua amata ninfa Corinna. La voce del tenore si lamenta con un ritmo funebre e le altre voci commentano tutte allo stesso ritmo, creando un'atmosfera religiosa, responsoriale, e cioè di risposta, come in quelle preghiere cantate in cui il solista si alterna ai fedeli. Sulla parola cielo le voci salgono luminose verso l'alto. Ma poi le voci si disperano con questi sconsolati andamenti discendenti e questi ritardi, sottolineando l'espressione ai lasso. Glauco si inchina sulla tomba della sua amata e le voci scendono in basso, come a descrivere questo gesto di prostrarsi. Come avete sentito, lo stile di questo ciclo di 6 madrigali è declamatorio. Le voci procedono in maniera umoritmica, scandendo il testo. Alla fine del Cinquecento il madrigale era, come abbiamo detto, un genere polifonico, ma durante il Seicento l'estetica cambia, compare l'accompagnamento strumentale, le voci si riducono, finché la grande stagione del madrigale non sfuma nella semplicità della monodia barocca. Il sesto libro di Monteverdi fotografa bene questo cambiamento in atto. Le voci procedono per lo più tutte insieme, omoritmicamente, mettendo in risalto il valore della parola più che dell'intreccio contrappuntistico. Monteverdi però inserisce anche delle fratture, delle lacerazioni tra le voci. Per esempio, nel quinto madrigale, le voci più basse cantano insieme e le 2 voci più acute ripetono l'accorata espressione oimè, creando un effetto di grande struggimento.
Ma voi vi starete chiedendo chi si cela dietro a questi nomi, dietro a Glauco e alla defunta Corinna? Per le strade di Mantova correva di bocca in bocca la notizia del lieto evento. Il matrimonio del principe sarebbe stato il 28 maggio 1608. Monteverdi si mise a scrivere alacremente la sua opera, l'Arianna. E la romanina, la giovane cantante, tanto amata dal duca di Mantova, iniziò a studiare la parte. La prima dell'opera sarebbe stata grandiosa, eppure di questa fatica di Monteverdi non c'è rimasto quasi nulla. L'unico brano sopravvissuto dell'Arianna è il famoso Lamento d'Arianna. Arianna è stata appena abbandonata dal suo amato Teseo. Notate la dolorosa dissonanza nella prima battuta del brano, attraverso cui Monteverdi esprime tutto il dolore di Arianna. Purtroppo, a pochi mesi dal matrimonio, la corte dei Gonzaga venne sconvolta da un evento inaspettato. In una lettera del 1608 del cardinal Ferdinando Gonzaga a suo fratello, leggiamo: «L'Arianna sta male, poiché la romana non è sicura di campare, anzi è in non picciol pericolo». La 18enne Caterina Martinelli, infatti, si era ammalata di vaiolo e le sue condizioni peggioravano ogni giorno di più. Sarebbe sopravvissuta? A quel punto tutta la corte di Mantova era appesa a un filo. Se ti piace il video ti invito a mettere subito mi piace e non dimenticare di iscriverti al canale. E se ti stai chiedendo perché ho uno sfondo diverso dal solito, è perché sto traslocando. Non siete su Entropy for Life, è sempre musica antica for dummies, questo sfondo è solo temporaneo. Nella sestina di Monteverdi, il povero Glauco ripete ossessivamente il nome dell'amata defunta. Le voci moltiplicano le loro entrate, facendo risuonare il nome di Corinna, e in questo modo rappresentano l'eco delle incessanti invocazioni di Glauco. Poi le due voci acute si staccano di nuovo, ripetendo ancora il nome di Corinna, la cui eco risuona tra i monti, trasportata dai venti. L'effetto è di grande tragicità. La musica torna di nuovo sull'idea della tomba, la tessitura si abbassa, le voci si riducono e tutto si fa triste e dimesso. Notate come la parola morte culmini sempre su una sensibile. La melodia è interrotta, incompleta, si spezza proprio sulla parola morte. Questo ciclo di madrigali è molto cupo, ma ci sono anche momenti di luminosa apertura, sprazzi di serenità. All'inizio del quinto, per esempio, Glauco ricorda le chiome e la neve gentile del bianco seno della sua Corinna. La musica inizia suggerendo all'orecchio una tonalità di La minore, ma poi, proprio sulla parola gentil, la musica si ingentilisce, allentando la tensione armonica sulla sottodominante. Insomma, ascoltiamo un accordo maggiore inaspettato che esprime la gentilezza di Corinna e la dolcezza del ricordo. Un altro momento sereno della sestina sono i piccoli spunti naturalistici, come nel secondo madrigale.
Glauco invoca i fiumi e allora le voci rappresentano con un rapido madrigalismo l'ondeggiante andamento dei flutti. La Romanina morirà a marzo 1608, a soli 18 anni, di vaiolo. Tutta la città ne fu rattristata e anche il duca Vincenzo, che la fece seppellire nella chiesa del Carmine. Sulla lapide sepolcrale si potevano leggere i versi di Scipione Agnelli. Incenerite spoglie, avara tomba, chiuso è il mio cor a marmi in seno. Monteverdi era distrutto e pensate che l'anno prima il compositore aveva perso anche sua moglie, Claudia Cattaneo. Questa ferita era ancora aperta quando Monteverdi si accinse a scrivere la sua sestina, che dunque potrebbe avere un doppio significato. Nel terzo madrigale notate questo contrasto tra le veloci note nere e queste note lunghe che rappresentano l'indulgere di Glauco sulla tomba dell'amata, mentre passano i giorni e si alternano il sole e la notte. Le voci rappresentano l'idea fissa di Glauco, che non smette di baciare e di onorare e di adorare il ricordo di Corinna in uno dei passaggi più struggenti della raccolta. Monteverdi pubblicò la sua sestina solo nel 1614 nel suo sesto libro dei madrigali. In quel periodo aveva lasciato Mantova ed era maestro di cappella a San Marco a Venezia, ma la sestina è stata composta nel 1609. Sotto le sembianze di Glauco e Corinna si celano il duca Vincenzo e la sua affezionata Romanina, a cui era molto affezionato anche Monteverdi. Ma bisogna ricordare anche la morte della moglie del compositore. Forse sotto alle maschere tragiche di Glauco e Corinna si celano in realtà Monteverdi stesso e sua moglie. Quello che conta è questo ciclo di madrigali straordinario, un'altra pietra rara nel prezioso diadema delle opere di Monteverdi. Se volete approfondire quest'autore vi consiglio i miei video passati su Monteverdi, come per esempio Perché ascoltare Monteverdi? Li trovate come al solito a schermo o in descrizione. Vi ricordo inoltre di condividere il video, commentare e mettere mi piace. Ringrazio infine tutti gli abbonati del canale che mi sostengono finanziariamente e vi ricordo che se volete abbonarvi potete farlo tramite YouTube. Io vi saluto, alla prossima, ciao ciao!